Insieme Carta Modelli Magazine di luglio 2023, 40 cartamodelli a grandezza naturale. Andiamo subito a sfogliarlo insieme. Nella prima pagina abbiamo l'abito bicolore, che è il numero 1, è stato realizzato in crepon di poliestere rosso e arancione, poi ha degli spacchi laterali. Veramente molto bello questo abito. Si può realizzare ovviamente anche dello stesso tessuto, stesso colore di tessuto. Si può realizzare in satin di seta, in crepe, in voile cangiante e in popeline. Abito chemise etnico numero 2 ed è stato realizzato in poliestere con collo alla coreana, maniche ampie leggermente a campana e balza al fondo. Veramente molto carino questo. Sta soprattutto bene anche un fisico a clessidra e un fisico a pera. Bellissimo anche questo abito a fiori, che è il numero 3, è stato realizzato in neoprene, è tagliato in vita, ha una sorta di corpino nella parte superiore e ha questa bellissima gonna svasata. È veramente bellissimo, molto originale. Anche questo starà soprattutto bene a chi ha un fisico a clessidra e a pera. Abito maniche lunghe, è una cucitura facile, è la numero 4, che è stata realizzata in viscosa ed è veramente bellissima anche questa, versatile, si può indossare di mattina oppure di pomeriggio. Io direi un po' più alla sera perché ha le maniche lunghe, quindi più adatta quando nelle giornate di fresco. Mentre l'abito chemise rosso è il numero 5, è stato realizzato in crepe di cotone, spacchi laterali e maniche corte. Anche questo è veramente molto fresco, carino e tra l'altro anche molto versatile, perché si può indossare anche come vestito per andare al mare, ma anche per andare a fare la spesa, ma anche per uscire con le amiche. Successi d'estate abbiamo il top nero ricamato, che è veramente bellissimo, lo vediamo qua, che il numero 6 era una cucitura facile in cotone sangallo, linea dritta e poi ha questa scollatura con le spalle scoperte, che sono bellissime, e poi abbinata alla gonna che si vede qui. È una gonna a tubino realizzata con del pizzo, è una minigonna e sono tutte e due cuciture facili. È stata realizzata in raso stretch, linea dritta, con pence dietro, lampo al centro e allora, la lampo al centro dietro e il pizzo nero al fondo. Io ne ho fatto varie col pizzo nero al fondo, però dello stesso colore. Bellina farla anche con un colore in contrasto. Qua abbiamo lo chemise di lino, che è il numero 8, anche questo è un capo passepartout, è un capo che non dovrebbe mancare nel nostro armadio ed è stato realizzato in lino, molto bello anche il colore bianco in estate, abbinato ai pantaloni di lino con risvolto, che sono il numero 9, rimangono a sigaretta e sono veramente molto carini. Camicia crop celeste è questa qui, la numero 10, è stata realizzata in crepe, lunghezza in vita e collo da camicia con listino. Poi abbiamo la blusa rosa, che è questa qui, che intravediamo dietro, che è stata realizzata in crepe con collo a barchetta e pence nel seno davanti e di modellatura dietro, ed è una cucitura facile. E poi infine i pantaloni malva, che intravediamo qui, sono dei pantaloni, qua vediamo il figurino, sono il numero 12, sono stati realizzati in satin con pieghe e tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi. Qua abbiamo dei modelli che mi piacciono particolarmente. Il caftano è fantastico, io ne ho uno molto simile che ho comprato a Tunisi, molto bello così, è il numero 13, è stato realizzato in voile di raso dalla linea dritta con scollo tondo e apertura ed è una cucitura facile. Questa è fantastica. La blusa con le spalle scoperte, la numero 14, è stata realizzata in satin di cotone con volano arricciato sulla scollatura davanti e dietro. Questo mi piacerebbe molto farla. La farei leggermente più lunga sicuramente, però questo modello mi piace tantissimo. Forse il volano lo farei leggermente più corto, ma sono miei gusti personali. Il pantalone a vita alta è il numero 15, è stato realizzato in drill di cotone nero con tasche nelle cuciture laterali e pence cinturino dritto nei passanti, che sono questi qua. Questo bellissimo capi basic, quindi capi che non dovrebbero mai mancare nell'armadio, sono la tuta à pois, che è la numero 16, è molto elegante con questi pantaloni larghi in viscosa, è stata realizzata scollatura V e spalline allacciate dietro alla nuca. Veramente bellissima, molto chic e bella. Qua abbiamo il gilet corto, che è il numero 18, è stato realizzato in cotone
molto corta appunto, con scollatura V ed è una cucitura facile. I pantaloni, è un pantalone ampio, bellissimo tra l'altro il colore che è stato utilizzato, abbinato al gilet a vita alta, doppia pants davanti e dietro e lampo da uomo davanti, è la numero 19, abbinato con questa borsettina rosa cipria che ci sta benissimo. Qui abbiamo un abito corallo che è il numero 20, è un abito basico, mi piace moltissimo anche questo, mi piacerebbe farlo, è stato realizzato in cotone, leggermente ampio nel fondo e ha due fianchetti e spalline ampie incrociate nel dietro, come possiamo vedere qui. Bellissimo, veramente, questo mi piacerebbe farlo. Un evento davvero speciale, quindi per eventi, magari matrimoni, se siamo invitati a delle feste. Abbiamo l'abito blazer avorio numero 21 che è stato realizzato in fresco di lana aderente con sormonto davanti e pieghe e fianchetto sul lato e la scollatura è a V. Il blazer arancione è stato realizzato in cotone con fianchetti dietro e facilissimo invece è l'abito bianco con gli spacchi che è il numero 23, linea dritta e collo a barchetta, veramente molto carino anche questo. La vita si tinge di rosa, ecco, quindi il mio colore preferito. La camicia con volant è fantastica, la numero 24 è stata realizzata in popeline con fianchetti laterali, volant arricciati sul davanti e dietro e gola midi svasata che è la numero 25. Anche questa è stata realizzata in popeline con pieghe davanti e dietro e tasche nelle cuciture laterali. Questa slancerà tantissimo la figura. Bellissimo è l'abito con manica e sbuffo che è il numero 28 in seta o viscosa, ha la caratteristica di avere queste maniche arricciate, poi rimane dritto, un pochettino svasato. Il blazer rosa abbiamo qua che rimane corto, è il numero 26 ed è stato realizzato in cotone. La gonna con sormonto è una gomma a righe numero 27 di raso a righe con pannello cucito sul fianco destro e poi qui abbiamo i bermuda firmati che sono facili da realizzare, sono il numero 29, sono stati realizzati in tweed di lana con pieghe davanti e listini decorativi con bordatura e bottone. E qui abbiamo invece quelli a vita alta. A vita alta sono soprattutto adatti a chi ha un fisico a clessidra a pera, sono il numero 30 e sono stati realizzati in cotone. Altri bermuda molto particolari sono questi con dettagli a fantasia, sono il numero 31, realizzati in dridi di cotone con fasce laterali risvolti al fondo e cinturina in ottoman. Bermuda in ecopelle, quindi abbiamo bermuda per tutti i gusti, è il numero 32 con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi, lampo davanti e cinturino chiuso con gancetti. Qua abbiamo uno stile e colore, la moda taglia più, abbiamo la blusa salmone con manica a 3/4 che è questa qui, numero 34, che è stata realizzata in viscosa stropicciata, quindi è un capo classico, abbinata alla gonna incrociata con nodo davanti che è la numero 34, con sormonto davanti che forma un nodo drappeggiato. Questo sconsiglio a chi ha un po' di pancetta, quindi ha un fisico a pera, e chi ha un fisico a mela. Blusa verde numero 35 è stato realizzato in lino, è una tasca applicata, è una classica camicia con carre dietro e collo da camicia, la classica camicia diciamo classica proprio che non passerà mai di moda. E il pantalone nero è il numero 36 che è stato realizzato in crepe di poliestere e tasche sagomate inserite nella cucitura. Qui abbiamo la moda bambini, abbiamo questo bellissimo abito di jeans con spalline che è il numero 37 realizzato in denim a vita alta con spalline sottili, asole e bottoni, e questo bellissimo abito con piume super elegante per bambina, bellissimo anche il colore fucsia ciclamino, è il numero 38 ed è anche una cucitura facile, realizzato in satin di viscosa. Abito salopette di jeans, è il numero 39 realizzato in denim con piccole pants davanti, fianchette e tasche applicate con listino. Bellissimo anche l'abito crema con apertura in vita, il numero 40, è stato realizzato in lino con corpino e gonna uniti dietro, originale davanti con asel in punture, elastico e cordoncino. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Carta Modelli Magazine, 40 cartamodelli a grandezza naturale di luglio 2023. Fammi sapere se vorrai comprare il giornale, quali sono gli abiti che abbiamo visto insieme che ti sono piaciuti di più, e iscriviti al canale, clicca sulla campanella, condividi i miei video e lasciami un bel like e un bel commentino qua sotto. E noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia.